Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Questa è la saldatrice Weldinger ME130 Mini Flux, la saldatrice che tutti stavate aspettando. Sì, perché tempo fa vi ho recensito la saldatrice M130 Mini Flux. Questa ha una E in più, ma non ha soltanto una E in più, ha tantissime funzioni ragazzi. È l'evoluzione di una saldatrice che avete comprato in tantissimi, avete commentato sotto quel video dicendovi soddisfattissimi della qualità di quel prodotto. Pensate che avete svuotato i magazzini in Italia, i magazzini in Europa, e non era più disponibile. Dopo il mio video ne avete comprate una quantità disumana perché quel prodotto funzionava bene. Questa è l'evoluzione di quel modello. Ci permette infatti di saldare ad elettrodo, a TIG, ovviamente a filo continuo. Nasce come saldatrice per filo continuo, ma ci permette anche di saldare ad elettrodo e ci permette di farlo molto bene. Si prevede di venderne tantissime, il suo prezzo è 189 euro, ma chi lo compra in preordine prima del 31 maggio avrà uno sconto del 15%. E affrettatevi, perché questo tipo di prodotti che funziona così bene con la qualità della Weldinger finiscono in breve tempo, quindi affrettatevi. Adesso vi farò vedere la sua qualità, vi farò vedere alcuni cordoni di saldatura, vi farò vedere ovviamente come funziona il pannello di controllo e insomma la guarderemo per bene e la valuteremo. Considerate però che io non sono un saldatore professionista, quindi quello che io riuscirò a fare, che mi vedrete fare con questa saldatrice, ovviamente fra le mani di un saldatore molto più bravo di me, ovviamente avrà dei risultati ancora migliori. Quindi mettiamolo sul bancone e guardiamolo da vicino, ma vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poterla acquistare e poterla vedere sul sito del venditore. Adesso cominciamo. E allora ragazzi, siamo pronti quindi per vedere la saldatrice da vicino. Sulla sinistra troviamo i vari cordoni che ho realizzato per farvi vedere il suo comportamento. Allora, questo è il pannello di controllo nella parte frontale, questo è il display nel quale appare con una luce di colore verde l'amperaggio che abbiamo impostato. Abbiamo questo tastino che ci permette di scegliere tra le varie funzioni, infatti possiamo saldare con MMA, quindi elettrodo, oppure a filo continuo scegliendo il diametro 0,8, 0,9 oppure 1 mm. L'ultima funzione è quella invece che riguarda il TIG, ovviamente TIG striscio. Essendo una saldatrice sinergica ci permette di regolare, per quanto riguarda la saldatura a filo continuo animato, semplicemente tramite questa rotella sia la velocità che la potenza. Quindi basterà semplicemente girare questa rotellina in base allo spessore del metallo che dobbiamo saldare, che può variare da 0,9 fino a 4 mm, e la velocità di fuoriuscita del filo ovviamente sarà proporzionata agli ampere. Tramite quest'altra rotellina invece possiamo decidere il tipo di cordone, avere più o meno penetrazione, quindi un cordone più piatto oppure un cordone un pochettino più cicciottello. Adesso diamo un'occhiata invece alla parte più bassa, dove abbiamo tutti i collegamenti per il cablaggio, quindi il collegamento della torcia oppure della pinza. In questo caso è inserita la torcia per la saldatura a filo continuo, però come vedete abbiamo il disegno sia della pinza porta elettrodo che per la torcia per il filo continuo. Da questa parte invece abbiamo il disegno della pinza di massa, e questa invece è una connessione a 2 pin che va utilizzata solamente nel caso in cui utilizziamo il filo continuo. E allora adesso lo accendo, così possiamo dare un'occhiata al display, sperando che la ventola non dia fastidio. Allora, come vedete questo è il display, in realtà dall'inquadratura sembra che ci sia uno sfarfallio. Allora, premendo questo tastino varieremo funzione, in questo caso si è accesa la spia corrispondente alla saldatura MMA. Però come vedete ad ogni pressione variamo in questo caso il diametro del filo, e l'ultima riguarda invece la saldatura a TIG. Quest'altra spia invece sta ad indicare il tipo di corrente, perché può essere alimentata sia a 220 che a 110 volt. In questo caso quella a 110 è spenta e si accende solo quella a 220. Come vi ho detto poco fa, da questa rotella possiamo regolare l'amperaggio, e invece da quest'altra possiamo regolare la tensione e quindi decidere lo spessore e la penetrazione del cordone. La spegniamo e vi faccio vedere anche da questa parte. Abbiamo questo sportellino, all'interno troviamo la bobina di filo animato, si può utilizzare una bobina massimo di 1 kg, e si inserisce come tutte le saldatrici a filo continuo all'interno di questo tubicino, e poi grazie a questa rotella, che per fortuna ha anche la dentatura quindi il filo non slitta, è possibile far arrivare il filo alla parte estrema della torcia. In questo caso su questa torcia troviamo anche questo ugello che vi ho già recensito e per il quale vi lascerò anche il link nel primo commento e nella descrizione. Non so se verrà venduto direttamente con questo, però andate a dare un'occhiata perché è davvero un accessorio molto utile per la saldatura a filo animato, non per la saldatura con gas. Nella parte posteriore troviamo la ventola, quindi l'ingresso dell'aria, il tasto di accensione e l'ingresso dell'alimentazione
tensione elettrica. Sul modello che mi hanno mandato, essendo un campione di prova, non sono riportati i dati, quindi i cicli di lavoro eccetera, ma li trovate nel link che vi lascerò nel primo commento e nella descrizione. Eventualmente vi lascerò pure qualcosa in sovraimpressione in questo angolo. Questi sono i vari cordoni di saldatura che sono riuscito ad ottenere tra elettrodo e saldatura a filo continuo. Ho fatto anche una prova di saldatura sul metallo sottile a uno spessore di 1 millimetro. L'ho anche martellato con questa mazzetta da 1,250 kg. Alla fine, dopo diverse martellate, si è rotto. Vi ricordo che il pannello di controllo della saldatrice era ben visibile nelle inquadrature, quindi potrete vedere sia l'amperaggio che le varie impostazioni per quanto riguarda la tensione. Ma adesso guardiamo la realizzazione di quei cordoni e commentiamoli assieme. Allora ragazzi, spero che mi sentiate, perché ho la maschera antigas, però ho messo il microfono, quindi spero di riuscire a farmi capire. Il display comunque parlerà molto chiaro, perché abbiamo un bel display luminoso, quindi l'accendo, la impostiamo con modalità saldatura a filo continuo, impostiamo anche lo spessore del filo, quindi 0,8. Da questa parte possiamo regolare gli ampere, quindi avrete tutto bene in vista. Iniziamo a fare alcune prove. Partiamo con un filo da 0,8 con un amperaggio molto basso e poi man mano andiamo aumentando. Spero di non coprire l'inquadratura. Questo piccolo cordoncino serve solo a vedere se la saldatrice mantiene l'arco e anche a 20 A riesce a mantenerlo. E allora ragazzi, questo è servito solo per farvi vedere il comportamento da 20 A fino a 90 A. Proviamo a unire questo tubolare da 1 millimetro di spessore. Ok dai, non sono bravissimo, però qualcosa sono riuscito a ottenere, vediamo. Adesso proviamo a martellarlo, vediamo quanto resiste. Ragazzi, sto colpendo con decisione. Sembra che stia resistendo per bene. Proviamo ancora a dare qualche colpo. Va bene, dai. Ragazzi, regge e regge bene. Ok, alla fine ce l'abbiamo fatta, ma ce ne sono volute davvero tantissime martellate. Diciamo che io sono soddisfatto, si tratta di un lamierino da 1 millimetro. Adesso vi voglio fare vedere invece la regolazione della tensione, quindi
grazie a questa manovella possiamo agire e avere degli effetti differenti. Mettiamolo al minimo, sempre su questo pezzo da 1 millimetro. Voglio farvi vedere il comportamento. Faremo un paio di cordoni, non di più. Quello che serve semplicemente per capire appunto questa funzione. Allora, questa è al minimo, questa a metà e questa al massimo. Proviamo a vederlo però anche su un pezzo più grosso, anche se già altre saldature è un po' sporco, però vediamo ugualmente come si comporta. Questo è al minimo, adesso lo mettiamo a metà. E adesso al massimo. Ok, con questo dovremmo renderci conto un po' meglio rispetto all'altro, che effettivamente è un po' troppo sottile e piccolo come cordoncino. E allora, ma essendo una saldatrice che salda anche ad elettrodo, nasce come saldatrice per filo animato, ma salda anche ad elettrodo, facciamo una prova a fare qualche cordoncino su questo pezzo di metallo. Allora, il pezzo in realtà forse non si presta neanche tantissimo, è pieno di ruggine, lo era anche nella parte superiore, l'ho smerigliato velocemente e ho smerigliato alcune parti per agevolare il contatto, altrimenti avrei avuto difficoltà. Quindi vediamo come si comporta. Sto utilizzando un elettrodo da 2,5 mm. Allora, l'arco parte praticamente subito, appena tocca parte. Ok, vediamo. Ragazzi, sono messo malissimo per non coprire l'inquadratura, scusatemi, ma voglio ottenere un risultato decente, quindi aumentiamo pure un pochettino i valori. Ok, un po' zig zag, comunque un bel cordone lungo. Quindi è arrivato il momento di dare un'occhiata a questi cordoni di saldatura. Questi sono quelli realizzati ad elettrodo. Ho deciso di utilizzare sia una penetrazione maggiore che una penetrazione minore. Questo è stato l'ultimo che ho realizzato, nel quale appunto c'era una penetrazione maggiore. Infatti il cordone è leggermente più piatto. Come dico sempre, come ho detto anche nell'introduzione, ovviamente un bravo saldatore riuscirà a ottenere dei cordoni migliori di quelli che ottengo io. Però nonostante tutto io mi ritengo relativamente soddisfatto. Quindi questo è quello che riguarda l'elettrodo. Questa invece è la prova su un metallo sottile, quindi 1 millimetro, quello che abbiamo unito e poi abbiamo anche martellato. Allora, come vedete, il primo un pochettino più cicciottello, il secondo leggermente più piatto, invece il terzo è penetrato molto di più. Se avessi fatto un cordone un pochettino più lento sicuramente avrei forato. Invece quando li ho uniti, quindi quando li ho saldati, sono riuscito a martellare più volte fino a quando poi alla fine ha ceduto. E per essere un metallo da 1 millimetro, ripeto, saldato da una persona che non lo fa per lavoro, comunque anche questa saldatura mi è piaciuta. Ma adesso guardiamo questo pezzo. Qua ragazzi ci sono 10 cordoni di saldatura, guardate. I pallini ci sono ovviamente perché, ripeto, sono 10 cordoni di saldatura affiancati.
ma obiettivamente rispetto a quelli che si formano solitamente con le saldatrici a filo continuo animato, praticamente è come se non ce ne fossero. In questo caso basterebbe semplicemente un colpo di smerigliatrice per rimuoverli. Guardate comunque la qualità degli stessi cordoni, ragazzi. Il primo, realizzato a soli 20 A, è riuscito a saldare, comunque a realizzarlo senza problemi, e lo stesso per tutti gli altri. Man mano che aumentavo 10 A per ogni cordone, ho ottenuto sempre un cordone maggiore. Vi ricordo che questa saldatrice arriva a 130 A, ma è destinata agli hobbisti. Solitamente un hobbista la utilizza su metalli sottili. Ho preferito fare delle prove che siano quelle più pratiche, che ci facciano capire effettivamente se questa saldatrice può andare bene anche per una persona che non è esperta. Questi invece sono i cordoni realizzati sempre con il filo continuo animato. Guardate, anche in questo caso abbiamo tre aspetti differenti in base al tipo di penetrazione che ho deciso di utilizzare. Il cordone ha un effetto differente, l'ultimo infatti è più piatto. Comunque sia, anche in questo caso rispetto al numero di pallini che si formano solitamente ce ne sono davvero pochissimi. Infatti da quest'altra parte, ragazzi, guardate, questi sono i cordoni realizzati con un'altra saldatrice e guardate quanti pallini ci sono su questa superficie. Da questa parte invece, con quella della Weldinger, praticamente quasi non ce ne sono. E allora, ragazzi, anche questa volta Weldinger ha prodotto una macchina eccezionale che ci permette di saldare con facilità, quindi una macchina destinata anche agli hobbisti, anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo della saldatura, perché non ci richiede assolutamente alcuna impostazione, semplicemente di decidere tramite questa rotella l'amperaggio. Dopodiché si preme il tastino, si fa il cordone di saldatura e abbiamo un risultato eccezionale. Avete visto, si sono formati alcuni pallini in realtà, però a differenza di tante altre saldatrici i pallini non si incollano, quindi si depositano perché ovviamente schizzano, è un filo animato, quindi è quasi impossibile che la saldatura non faccia dei pallini, ma la differenza sta nel fatto che poi il pezzo, una volta pulito e spazzolato, ritorna praticamente pulitissimo. E considerate che ho realizzato tantissime saldature una affiancata all'altra, quindi se ne avessi realizzata una sola sicuramente il pezzo sarebbe stato ancora più pulito. Detto questo, vi invito anche a dare un'occhiata al link che vi lascerò giù nel primo commento nella descrizione e vi ricordo di affrettarvi perché potrebbe finire. Non so quanti esemplari arriveranno nei magazzini, ma se va come il modello precedente potrebbe finire davvero in fretta, quindi andate a dare un'occhiata ed eventualmente acquistatela. Adesso vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace qua giù se il video vi è piaciuto, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!